Bene, benvenuti a tutti ragazzi, buon dia, buon Natal da tots dal vostro Catalan. Oggi ragazzi inizieremo una nuova rubrica e sono molto felice di portarla a voi, pubblico appunto di YouTube, perché è una rubrica secondo me molto interessante che lascia tra l'altro molti spazi di interpretazione e molti spunti appunto sulla quale lavorare. Perché? Perché questo gioco, come abbiamo detto sempre milioni e milioni di volte, è un gioco che principalmente parte dai moduli, parte dalla tattica, cioè non è un gioco nella quale un modulo è indifferente rispetto a un altro, ma è un modulo invece in cui comunque questa differenza si nota e si sente. È chiaramente una cosa molto soggettiva perché non c'è un modulo meta, di conseguenza ognuno di noi ha un modulo diciamo preferito rispetto a un altro. C'è chi preferisce usare una difesa a 3, c'è chi preferisce una difesa a 5 o una difesa a 4. Volevo però ragazzi partire da questo. Perché proprio da questo? Perché questa è una variante diciamo di un 4-3-3 mista a un 4-4-2. Perché? Perché questo qui è un modulo, diciamo, un ibrido che ho creato io, che mi sono inventato io. Probabilmente magari qualcuno di voi l'avrà anche già visto, perché alla fine tanto sono moduli che sposti da una parte o sposti dall'altra sono tutti molto simili. Però io non ho diciamo, copiato da nessuno, ma semplicemente dalla disposizione in campo dei giocatori volevo che mi ricoprissero determinati punti rispetto ad altri, e quindi ho scelto di disporli appunto in questa maniera. Partiamo subito da appunto dicendo che questo è un modulo ibrido che appunto dà la possibilità anche di interpretazione dal punto di vista difensivo. Partiamo appunto dal portiere. Il portiere ragazzi, io uso un portiere difensivo che è Cech, un portiere appunto che ho vinto, e utilizzo lui perché ragazzi guardate, cioè con queste statistiche è veramente, credetemi, molto difficile fargli gol, perché le prende tutte. Adesso minimo da stasera non ne parlerà manco più una perché ho sofferto per occhio, però dettagli. Quindi ragazzi vi assicuro molto forte, chi ce l'ha lo usi, però il portiere è una cosa soggettiva, quindi va benissimo anche un portiere offensivo. Io ad esempio prima di lui avevo Sommer, quindi va benissimo anche un Neuer, un Szczesny, la versione, mi pare una versione epica, non epica scusatemi, una versione pot che era uscita qualche settimana fa, qualche mese fa. Insomma, vanno bene ogni tipo di portiere. Il portiere diciamo che è molto personale come gusti. Io sto usando lui perché l'ho vinto e perché è quello che ha secondo me le statistiche migliori, però ognuno di voi appunto scelga il suo. Poi partiamo dal presupposto, qui iniziamo ad addentrarci su stili di gioco e modulo, perché io uso il contrattacco con il buon Den Hag come allenatore. Ho loro come allenatori, ho Xavi per il possesso palla, Tebaldi che lo usavo con il contropiede, Zittler, Den Hag e questi vabbè, Cristóbal Buena, cos'era lui? Lui era contrattacco lo stesso, però poi appunto ho preso Den Hag e quindi uso lui. Qui iniziamo ad addentrarci appunto sul discorso contrattacco, come si muove la difesa. Io ho impostato questa tipologia di difesa con una difesa appunto a 4, come vedete, con due terzini offensivi. Perché comunque il contrattacco, a differenza del contropiede veloce, che tra parentesi, apro una piccola parentesi, sono i miei due diciamo stili di gioco preferiti. Io ho sempre usato contropiede, poi da qualche mese ormai sono passato al contrattacco e mi ci sto trovando un pochino meglio. Perché due terzini offensivi comunque con il contrattacco? Perché la difesa del contrattacco in sé per sé tende diciamo a rimanere un pelino più bassa rispetto a quella del contropiede. Il contropiede è praticamente invece una difesa che tende a salire molto, di conseguenza avendo due terzini offensivi sale molto la difesa, salgono molto i due terzini laterali e si creerebbe troppo divario. Cioè io in fase d'attacco ragazzi mi troverei praticamente più o meno una situazione del genere.
e potete ben capire che comunque con vabbè chiaramente Mbappé che diventerà l'attaccante, però potete andare quindi a capire che si creerebbe una situazione troppo sbilanciata, mentre in questa maniera invece comunque è sempre tutto più o meno lineare, più o meno omogeneo, perché i due terzini con il contrattacco si spingono, però comunque rimane sempre molta compattezza. Ho messo quindi due terzini offensivi e al centro un incontrista e uno sviluppo. Altro consiglio, secondo me ragazzi, con i moduli è meglio alternare i due stili di gioco, cioè non mettere due sviluppo, due incontristi o due frontali extra insieme. Io diciamo che per la mia esperienza che ho avuto in questi anni di football, in questo anno e mezzo praticamente di eFootball, ho capito che forse è meglio avere due stili di gioco diversi. I miei preferiti sono lo sviluppo per questo modulo e l'incontrista. Perché? Perché comunque tendono a fare uno, nesta il movimento ad andare quindi a pressare qui quando siamo diciamo magari in una fase di contropiede avversario, quindi lui comunque esce e va subito a marcare diciamo stretto l'avversario. Beckenbauer invece fa il movimento opposto, cioè lui nonostante magari siamo in una zona di campo un po' scoperti, lui comunque tenderà sempre a temporeggiare, non a buttarsi troppo, ma ad andare quindi a chiudere anche lo spazio creato, che lascerà vuoto Nesta, quindi di conseguenza succederà questo: Nesta salirà qui a prendersi la palla, Beckenbauer cercherà un pochino di diciamo andargli a coprire lo spazio, e due terzini chiaramente che si andranno a stringere in questa maniera, fungendo quasi sì da difensori centrali alla fine, dove praticamente quindi andranno a chiudersi. Quindi un modulo, come potete ben vedere, con questa disposizione, scusatemi, dei difensori, un modulo comunque abbastanza malleabile, ecco, insomma, non mi veniva il termine. Quindi ragazzi, tornando al discorso, questa era la difesa. A centrocampo io ho messo due centrocampisti è fondamentale questo, mi raccomando, se volete copiare, diciamo prendere spunto, copiare è brutto, ma prendere spunto da questo modulo, è fondamentale che ci mettiamo questa tipologia di centrocampisti. Due recupera palloni, ragazzi. Uno, secondo me, è importante che sia un collante. Perché? Perché comunque il collante funge anche da difensore aggiunto, cioè Fabinho, ma un po' anche come Casemiro, come Rodri, come Rice, insomma, adesso questi sono i più comuni che mi vengono in mente, ma io ad esempio in panchina c'ho anche lui, Gilberto Silva, che lo fa molto bene. Funge da quinto difensore, quindi nella fase comunque quando noi stiamo subendo un contropiede, siamo diciamo in una zona di campo un po' scoperta, lui in alcune occasioni tende a fare proprio il mediano e quindi ad andare a coprire gli spazi, no? Le linee di passaggio, a cercare di intercettare, però in altre occasioni invece fa proprio questo movimento, cioè ragazzi proprio si butta in mezzo alla difesa e diventa praticamente quindi una difesa a 5, si potrebbe dire, perché comunque Fabinho tra l'altro lo fa molto bene, è alto, è abbastanza veloce, ha una grande fase difensiva. Ragazzi, questo Fabinho appunto dei contratti mirati di un po' di tempo fa è veramente veramente forte, infatti da me è difficile che lo sostituisca, nonostante abbia trovato qualche tempo fa anche Gilberto Silva, che come vedete anche lui, insomma signori, non è proprio l'ultimo arrivato. Però mi viene difficile togliere Fabinho, ve lo dico sinceramente, perché comunque Fabinho è quella tipologia di giocatore che mi fa sia la fase diciamo di interdizione che comunque anche la fase proprio invece da difensore centrale, che si butta in mezzo alla difesa e che dà una mano appunto ai due difensori centrali. L'altro vicino, ragazzi, io ci ho messo Vieira, ma posso capire voi chiaramente, poi infatti vedremo magari anche dopo chi andare a mettere di giocatori diciamo base o di giocatori comunque dei pot che regala ogni settimana al gioco. Perché? Perché comunque Vieira
è quella tipologia di giocatore incontrista molto 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 buono. Cioè guardate ragazzi un po' le statistiche: velocità 81, accelerazione 85, fase difensiva strepitosa, possesso stretto 87, passaggio, i due passaggi insomma sia rasoterra che alto sono 86-85, un ottimo contatto fisico ragazzi, c'ha 90 di contatto fisico, quindi non lo muovi, cioè Vieira veramente è bestiale nel vero senso della parola, ma lo era così ragazzi, se vi ricordate anche quando giocava, cioè Vieira era un mostro veramente. E quindi lui in mezzo al campo si fa sentire, perché comunque è un gran recupera palloni, è uno che è difficile che perde i contrasti, negli scontri aerei comunque è veramente top, contatto fisico, cioè ragazzi gli altri giocatori veramente li sposta, oltre che comunque ha una buona tecnica, perché passaggio insomma ha un buon passaggio e quindi riesce a servirmi bene gli attaccanti, cosa che invece Fabinho un pelino meno, riesce però a servirmi molto bene gli attaccanti e a mandarli quindi insomma a fare gol. Un'altra alternativa che non ho detto poco fa a Fabinho, che mi è sfuggita nell'elenco dei diciamo collanti buoni che si potrebbero utilizzare, è anche Busquets. Busquets magari dopo ve lo faccio vedere, ha un pochino meno di difesa, però è sicuramente più forte a livello di dribbling e di passaggi. Poi ragazzi arriviamo alla fase invece di attacco, dove io quindi arrivando proprio, e qui diciamo che nasce il modulo ibrido. Perché come potete ben vedere in molti moduli avremmo trovato Mbappé come trequartista o come seconda punta aggiunta, mentre io l'ho spostato da CLS. Perché il CLS ce l'abbiamo qui ragazzi. Quindi se potete notare il nostro modulo non è altro che un 4-4-2, ok? Misto a un 4-2-1-3. Perché? Perché comunque ragazzi hanno molte similitudini questi moduli. Infatti il nostro appunto è un modulo ibrido, ottimo però secondo me da utilizzare. Perché? Perché comunque ricrea in campo poi un po' le situazioni che si creano con questi due moduli, quindi con due mediani che fanno da filtro, o comunque come nel mio caso ho messo un mediano e un centrocampista proprio per riferirmi al 4-4-2 che invece vedete ha due centrocampisti, quindi io ho fatto un mediano e un centrocampista. Ho spostato poi il buon Mbappé, anziché trequartista l'ho messo come CLS, però essendo Neymar una punta di rientro, un attaccante di rientro, mi va a fare un po' il movimento diciamo che dovrebbe fare un centrocampista trequartista. Perché? Perché comunque mi va a coprire quella zona di campo. Quindi niente ragazzi, ho semplicemente diciamo preso spunto da questi due moduli e cercato di fare una fusione, lasciando secondo me quelli che erano dei punti dei buoni punti che avevano questi due moduli. Quindi l'attacco a 3 che preferisco rispetto appunto al 4-4-2 che ha invece un attacco a 2, e l'attacco a 3 però allo stesso tempo volevo comunque compattezza a centrocampo, quindi con due ottimi insomma recupera palloni. CLS ragazzi che in fase praticamente di non possesso si comporta appunto come un centrocampista fondamentalmente, perché io Mbappé molto spesso in campo me lo ritrovo anche in questa zona, che comunque cerca di andare a recuperarmi i palloni qui, quindi ottimo. Infatti dopo poi arriveremo anche alle istruzioni individuali, perché anche queste secondo me in questo modulo sono importanti. E quindi ragazzi ci dà anche una mano appunto al centro del campo e anche diciamo alla fase quindi difensiva. Molto molto utile, perché quando si attacca appunto Mbappé, ripeto, ce lo troviamo qui a fare l'esterno sinistro, quindi difendiamo praticamente in 6 e attacchiamo comunque in 4, quindi ragazzi è una cosa molto molto buona. Poi ripeto, dobbiamo avere due grandi recuperapalloni, perché in fase di contropiede deve essere fondamentale il discorso del centrocampo del recuperapalla, quindi importantissimo.
In attacco poi l'ho strutturato così, diciamo ci possono essere delle varianti quindi ad esempio allargando i 3 attaccanti, no? Facendo una roba del genere, facendo un falso 9, potrebbe essere interessante anche questo, abbassando magari un pochino così, stringendo appena di più e possiamo ricostruire un falso 9. Però ragazzi, secondo me la disposizione che gli ho dato io in questa maniera è quella più sensata. Perché? Perché comunque ragazzi, con Neymar che da seconda punta praticamente ci fa questo bel movimento, no, lui mi pare che fosse seconda punta, sì. Con Neymar appunto che da seconda punta ci va a riempire questa zona di campo, quindi facendo quasi da trequartista, è molto utile perché comunque riprendiamo appunto il discorso che facevamo poco fa del 4-2-1-3, quindi del famoso trequartista che sta lì in mezzo a fare da congiunzione fra l'attacco e il centrocampo. Poi ragazzi io li ho messi così, chiaramente così stretti, perché a me piace il dialogo che ci può essere appunto fra questi tre, no? Fra loro tre, Neymar, Bebetto e Shevchenko. Però nessuno vieta appunto di metterli più larghi o di avere un'altra disposizione. Ad esempio un altro attacco molto utilizzato che vedo in giro è questo comunque. Questo messo così, con la punta qui davanti, le seconde punte qui dietro. È comunque molto utile, cioè così anzi potrebbe essere anche una figata, perché comunque io ho Shevchenko che è una punta opportunista, ho Mbappé praticamente che comunque anche lui è un opportunista e può fare appunto anche il CLS, cioè io su questa fascia spacco completamente tutto, perché è vero che magari sulla destra sono un attimino più tranquillo, no? Un po' meno spinta, però dal lato sinistro invece comunque ho una grande spinta. Oppure un'altra variante potrebbe anche essere questa, con Neymar che mi va a fare la seconda punta e quindi mi va a riempire fondamentalmente questa zona di campo, ok, e con Mbappé invece da dietro con la sua gran velocità. Guardate ragazzi le statistiche di questo Mbappé, vinto per pura fortuna nel pot circa un anno fa, che secondo me è uno dei migliori attaccanti del gioco, nonostante le varie leggende, i vari epic che ci sono in giro, va bene, ma secondo me lui è uno dei migliori del gioco. E quindi ragazzi si possono creare diciamo delle situazioni davvero davvero interessanti. Adesso però lo rimettiamo com'era, perché a me piace come ce l'avevo, stava funzionando abbastanza bene, quindi finché dura lo tengo. Poi ragazzi, sappiamo benissimo che su sto gioco purtroppo i moduli non durano più di un tot, ma dopo un 5-6 partite che li utilizzi devi comunque poi alla fine della fiera cambiarli. E va bene così, però lo sappiamo che è il gioco, infatti per quello che inizio video ho detto questo gioco è fatto soprattutto di tattica, no, qui è trequartista, quindi ok così. È fatto soprattutto di tattiche e di moduli. Perché? Perché su questo gioco ricoprono un ruolo molto importante. In avanti poi ho messo Shevchenko, opportunista, perché secondo me è buono che quando qui Mbappé abbia la palla ci sia subito Shevchenko che li vada lungo linea per poter appunto mandarlo in porta, insomma, o lungo la fascia oppure magari anche centralmente. Neymar che abbiamo già visto fa il movimento a rientrare, e poi Bebetto che ragazzi io l'ho riscoperto sto giocatorino, l'avevo preso dal negozio perché se vi ricordate appunto si poteva prendere, e l'ho usato per le partite e poi l'ho messo in panchina come un giocatore di quelli sì buono ma nulla di che. E invece in sto modulo ragazzi io l'ho riscoperto per puro caso, perché stavo guardando gli attaccanti che avevo a disposizione nella tribuna e ho visto lui, lo sto utilizzando, e come seconda punta ragazzi vi devo dire che mi mette dei palloni, mi mette dei filtranti in avanti veramente veramente top. Inoltre ottima velocità,
ottimo possesso stretto che comunque ragazzi vi devo dire che veramente mi sta piacendo, c'ha anche un bel tiro a giro nonostante le statistiche. Voi mi potete dire sì ma insomma non è che abbia tutti questi 90, 91, 92, è vero, il valore più alto che ha, se non erro, è 89 di accelerazione, quindi anche abbastanza veloce. Però ragazzi vi devo dire che nonostante abbia queste statistiche che non sono effettivamente fenomenali, c'è di meglio chiaramente, però forse per il suo stile di gioco che è un senza palla e quindi tende ad andare a mettersi in quella zona di campo dove magari è meglio ricevere il pallone, io riesco a trovarlo spesso e volentieri smarcato e comunque ha dei buoni piedi per fare quello che vuole. Quindi ragazzi, le istruzioni individuali, siamo arrivati al dunque, sono difensivo su Fabinho e contropiede su Mbappé. Mbappé perché? Perché attenzione, non l'ho messo sulle punte perché già le punte comunque mi rimangono lì davanti, mentre Mbappé col fatto che è un CLS, quindi tenderà anche, come abbiamo già visto, ad andare in fase difensiva, invece voglio che mi rimanga un po' più là, proprio per creare quella situazione di 4 persone, 4 giocatori in attacco e comunque 6 giocatori che mi stanno lì dietro pronti a difendere, quindi molto interessante. Sì, si potrebbe creare magari un pochino di, ho pensato anche io, un pochino di spezzature in mezzo al campo, insomma un buco in mezzo al campo, ma invece ragazzi vi posso garantire che con questi due signori, Fabinho e Vieira, che comunque ripeto mi fanno la differenza in mezzo al campo, e ho notato che comunque si è abbastanza bilanciati. Per andare a sostituire questi giocatori, perché voi chiaramente state guardando questo video e mi dite sì scusami però io non ho Maicon, non ho Nesta, non ho Beckenbauer, non ho quel Vieira, non ho Shevchenko, chi posso metterci? Benissimo, allora andiamo a fare delle modifiche. Intanto ragazzi io questo Nacho me lo porto ed è molto utile, però tralasciando questi giocatori, intanto qui possiamo metterci un Barella al posto di Vieira, quindi già lui comunque può essere utile. Possiamo andarci a mettere al posto di un Fabinho Collante, tanto ragazzi insomma li abbiamo trovati di tutti i tipi, no? Dei vari Casimiro, dei vari anche Gundogan, però no, meglio i Rice, i vari Rodri, Sergio Busquets. Io ad esempio di Sergio Busquets prima di trovare questa versione utilizzavo quella base e mi faceva molto bene. Kimmich ragazzi lo stesso ve lo potrei consigliare come mediano perché lui è vero un tra le linee, però anche lui si fa rispettare. Un Tonali perché no, un onnipresente che comunque ha delle caratteristiche, secondo me Tonali è un finto onnipresente perché comunque copre molto bene. Tchouaméni lo onnipresente. Io come collanti ragazzi uso l'oro. C'ho anche questo Endoma che non mi ricordavo nemmeno di avere. Poi ragazzi come qui ci va bene sia un incontrista che un onnipresente, nel senso che comunque l'importante è che abbia la caratteristica di recuperarti i palloni. Perché? Perché è fondamentale, ripeto, che recuperino i palloni. Quindi vediamo un pochino. Il primo sostituto infatti che io ho è Barella, perché Barella nonostante sia piccolino si fa molto rispettare. Un che sì, ragazzi, perché no? Che sì è un ottimo giocatore, io non lo sto portando attualmente perché Barella mi sta convincendo, però è un ottimo giocatore. Un De Jong lì paradossalmente, se proprio vogliamo, possiamo metterci anche un tra le linee, anche se secondo me è meglio un onnipresente perché proprio ci va a coprire il campo, però eventualmente un Rabiot lo stesso non è male. Scholes anche che non è male. Che altro ci possiamo mettere? Un Bellingham, insomma ragazzi abbiamo diverse. Un Matheus Nunes che anche lui l'ho provato e non è niente male. L'altro aspetta che ho provato da poco, chi è che era? Che mi aveva colpito, infatti ho detto quando farò il video ve lo dirò. Aspetta, togliamo i filtri.
dov'era? Eccolo, Enzo Fernandez. Lui, ragazzi, è veramente veramente forte. Io ve lo consiglio, se non avete qualche giocatore da metterci, vi consiglio anche lui perché è veramente buono. Però insomma, ragazzi, centrocampisti insomma di qualità, soprattutto con la carta onnipresente, ne troviamo tanti. Vi consiglio però, l'importante, la cosa che guardiate è che abbia una buona velocità, una buona accelerazione, un buon comportamento difensivo. Quello è fondamentale. E se c'è anche un pizzico di passaggio comunque discreto, non sarebbe male. Insomma, secondo me i più gettonati per questo modulo potrebbero essere con un Barella, un Kessie e un Fernandez, appunto, che mi è venuto un poco fa fra le mani, ma anche un Rabiot. Un CLS, ragazzi, io ci ho messo un CLS opportunista perché proprio l'opportunista, poi guardate Mbappé che carta, veramente c'ha un comportamento offensivo pauroso, mi si butta proprio in avanti. Però andrebbe bene eventualmente anche un'ala prolifica, un giocatore chiave. Io ad esempio da poco ho trovato questo Chukwueze che è veramente fenomenale. Che altro ci possiamo mettere? Un Diaz l'ho solo provato. Io sto portando come alternativa, sto portando Chiesa va benissimo anche la versione base, ragazzi, perché veramente Chiesa comunque è molto molto veloce, ha la prolifica, quindi si tenderà a buttare lì dentro. Poi come attaccante di rientro qui ci possiamo mettere, diciamo, o un classico numero 10, solo che dovete tenere presente che non andrà chiaramente a buttarsi sempre, ma solo qualche volta, magari a seguito di 1-2. Però come attaccante di rientro in alternativa a Neymar chi ci possiamo mettere? Vediamo un pochino chi abbiamo. Stile di gioco, attaccante di rientro. C'è intanto Benzema, è vero, mi ricordavo, io c'ho anche questo Paulino Dybala, Lewandowski questa versione. Però mi pare, ragazzi, che comunque anche il Benzema base abbia la carta attaccante di rientro. Io non lo sto portando, poi vabbè, chi ha questo Messi chiaramente. Io non sto portando, diciamo, questa alternativa perché spesso durante la partita magari vado a modificare qualche cosa, ma andrebbe bene anche, paradossalmente, anche magari trasformandolo in seconda punta anche un regista creativo, ecco, ad esempio un Neymar, un Ronaldinho, comunque anche il Neymar regista creativo potrebbe essere interessante, o un Ronaldinho ad esempio per chi l'ha vinto, per chi ce l'ha, o comunque anche altre carte, ad esempio di Messi regista creativo, ce ne sono uscite una marea, quindi qualcuno di voi sicuramente ce l'ha. Qui davanti poi, ragazzi, io consiglio un opportunista che va proprio a buttarsi lungo linea, e ripeto, va a creare quello spazio, quindi mi dà libertà, insomma, a Mbappé di muoversi, perché mi porta via i difensori che sono tutti attratti da lui, e quindi Mbappé me lo lascia bello qui, che è pronto ad accentrarsi. Una seconda punta, eventualmente anche una punta come Bebeto, che ripeto, lui è un senza palla, ragazzi, molto molto valido comunque, che abbiamo trovato tutti quanti. Insomma, abbiamo anche il buon Thuram, io l'ho maxato così, secondo me è molto molto interessante anche lui, va a fare un po' gli stessi movimenti di Bebeto, chiaramente hanno altre caratteristiche, lui è molto più fisico, quindi è molto più alto, quindi però è comunque abbastanza veloce, quindi diciamo che andrà a ricreare un po' quel tipo di situazione. Diogo Jota non l'ho maxato, però anche lui sarebbe interessante provarlo. Senza palla purtroppo, ragazzi, non ci sono tanti attaccanti, però anche qui possiamo eventualmente metterci o un altro opportunista, magari trasformandolo in seconda punta, ma sempre opportunista, oppure magari un regista creativo, dove comunque ci va a dare l'appoggio, o perché no, eventualmente anche un classico numero 10, in modo tale che noi abbiamo lui che ci fa, diciamo, da scarico, e gli altri due, insomma, invece che si inseriscono, anche se vi dico la verità, preferirei di più un opportunista o al massimo un regista creativo, ma anche, ripeto, potrebbe andare bene anche un rapace d'aria come Haaland, se giocate ad esempio con i cross, che andate insomma a mettere un buon crossatore qui sulla sinistra, qui un Haaland di testa sul secondo palo, vi posso garantire che può far davvero davvero male.
L'unica cosa, ragazzi, è questo che mi sono ricordato, è dare il difensivo a Jordi Alba, perché ieri stavo giocando così e possiamo anche fare così. Possiamo anche utilizzare un terzino offensivo e uno difensivo. Alcuni giocano con 13 e un terzino. Si possono fare diverse cose, appunto, perché questo modulo è abbastanza, diciamo, manovrabile da questo punto di vista. Quindi, ragazzi, questo diciamo che è il modulo attualmente che sto utilizzando, un modulo che mi sta dando molte soddisfazioni. Sono a un passo dalla divisione 1, speriamo di riuscirlo a ottenere prima della fine season, ma la vedo comunque grigia perché c'è gente molto forte. Niente, fatemi sapere nei commenti voi che moduli state usando, mi piacerebbe appunto che ci fosse questo tipo di interazione. Che cosa ne pensate di questo modulo e secondo voi magari che modifiche potrebbero essere giuste e buone appunto che possano essere fatte? Detto questo vi auguro un buon dia, una buona giornata, detto in catalano, e Musvayem a Keshatalda, perché stasera ricordiamoci abbiamo anche la live, quindi ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi, un saluto a tutti da Luca Talan.